Bentornati su Jax Lab, torniamo a parlare di retro gaming e torniamo a parlare nuovamente di Batocera. In questo video vedremo la configurazione subito dopo aver installato questo sistema operativo dedicato al retro gaming. Vedremo la configurazione dell'audio, della lingua, della rete, la configurazione delle copertine e molto altro. E anche come configurare Batocera su un hard disk esterno. Quindi se vi interessa l'argomento rimanete con me. Allora, la prima cosa che possiamo fare è andare a cambiare la lingua di Batocera, premiamo spazio per le impostazioni e vediamo che sono in inglese. Usiamo i tasti freccia per spostarci ed invio per selezionare la voce. Quindi andiamo su Language e selezioniamo in questo caso italiano. Ancora invio e poi ESC per tornare indietro. Ora avremo il menu in italiano. Andiamo a modificare le impostazioni audio in opzioni sistema. Andiamo uscita audio e se non sentiamo l'audio potremo scegliere il dispositivo di uscita in questo menu. Torniamo indietro. Adesso vediamo come copiare le ROMs. F1 per entrare nella modalità Files e le ROM vanno posizionate all'interno della cartella ROMs. Eccola qui, ROMs. Qui all'interno abbiamo tutti gli emulatori disponibili, quindi ogni ROMs va copiata nel relativo emulatore. Ad esempio PSP va nella cartella PSP, le ROMs della PS2 vanno nella cartella PS2 e così via. Io ho copiato delle ROM del MAME dentro la cartella MAME, adesso usciamo con Alt F4 e vedremo che nel menu MAME abbiamo circa 400 giochi. Prima di vedere i giochi dovremo fare un'altra operazione. Eccoli qua i giochi del MAME. Dicevo, dobbiamo fare un'altra operazione che è aggiornare la lista giochi. Quindi ogni volta che aggiungiamo delle ROM in una cartella dovremo fare questa operazione nel menu impostazioni di gioco, aggiorna lista giochi. Facciamo invio. Vuoi aggiornare la lista? Sì. E solo allora vedremo i giochi che sono stati aggiornati. Adesso facciamo una configurazione del MAME per accettare le ROM 0139 che sono quelle che io vi consiglio. Facciamo configurazione avanzata per sistema, MAME, e qui potremo andare a scegliere l'emulatore che dovrà funzionare quando andremo a premere l'emulatore MAME. 0139 sono secondo me le più compatibili e più semplici da trovare. Adesso vediamo come installare su un hard disk esterno, quindi quando utilizziamo Balena Etcher e andiamo a prendere la ISO, anziché selezionare una pennetta USB, possiamo andare a scegliere un hard disk esterno e facciamo Select. Occhio che in questa maniera l'hard disk esterno verrà formattato completamente. Esiste un altro metodo, da dentro Batocera direttamente in opzioni sistema. Andiamo su unità di archiviazione, possiamo scegliere interno o esterno, installa sul nuovo disco, qui possiamo selezionare il dispositivo, l'architettura, come vedete ci sono diverse architetture, per PC x86-64, poi selezioniamo il dispositivo, ma attenzione anche qui, se scegliamo un hard disk interno con Windows verrà completamente sovrascritto, quindi occhio a quello che si fa e poi premiamo installa. Torniamo indietro e andiamo a configurare la rete. Come vedete in questo caso io sono già connesso via LAN, lo vedete da questa icona in alto, ma se non è connesso, se vogliamo connetterci ad esempio con wifi, sempre dalle opzioni andiamo in opzioni rete
e qui andremo a configurare la nostra rete. Sopra l'IP, vedete, stato di rete connesso, oppure attiva wifi, e dovremo andare poi ad inserire il SID della nostra rete wifi e la nostra chiave wifi, ovvero la password. Ora che siamo connessi in rete, possiamo fare un aggiornamento o selezionare un tema, e ce ne sono veramente tantissimi, quindi qui potete scegliere tranquillamente quello che più vi piace. Guardate quanti ce ne sono. Qui per gli aggiornamenti io al momento rimango sulla 40, che funziona perfettamente. E poi un'altra cosa che possiamo fare è l'aggiornamento delle copertine con Scraper. Dovremo registrarci, quindi andiamo con Google su questo sito screenscraper.fr, cambiamo la lingua in inglese perché l'italiano non è ben tradotto, e quindi dovremo andare a registrarci, quindi register, poi scorriamo e andiamo a inserire username, una nuova password, la confermiamo, e l'email. Una volta che abbiamo confermato tramite l'email l'iscrizione, controlliamo che riusciamo a loggarci su questo sito, quindi inseriamo login e password. Se il tutto funziona, siamo ok. Torniamo su Batosera, quindi andiamo a scarica info da Screen Scraper, opzioni Scraper, e qui potremo andare a inserire tutte le informazioni che vogliamo che vengano scaricate per ogni singola ROMs, box 2D, box 3D, screenshot, eccetera, sorgente box, logo e tantissime altre cose, perfino dei video preview per i giochi, che in questo caso non ho selezionato per fare prima. Quindi dovremo aggiungere nell'account nome utente e password scelti nel sito. Selezioniamo queste informazioni, eventualmente scarica giochi che mancano dal menu media, e poi fare scarica info ora. Ecco, questa operazione potrebbe durare anche ore a seconda di quante ROMs abbiamo installato, e qui in alto vedremo l'operazione. Ora siamo a 344 di 432. Fatto questo, possiamo tornare nel menu nel MAME e vedremo infatti le copertine. Eccole qua. Molto più facile così identificare i giochi. Ora, per dare un aspetto ancora più accattivante, torniamo nel menu principale e configuriamo il tema in impostazione interfaccia utente. Qui possiamo modificare la stile lista giochi, a me piace Game Carousel, e vedete che come è cambiata la presentazione dei giochi. Abbiamo la copertina, la schermata e anche una piccola descrizione del gioco. Ovviamente potete poi modificare queste impostazioni in ogni momento. E per ultimo vediamo come resettare tutte le impostazioni di Batosera, quindi entriamo nella modalità File, cartella Share, e andiamo a rinominare la cartella System in system.hold e riavviamo il sistema. Dopodiché al riavvio avremo Batosera con tutte le impostazioni di fabbrica. E siamo arrivati alla fine. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi lascerò qui in descrizione nelle schede un tutorial passo passo per l'installazione Batosera su una penna USB, ma è anche applicabile su un hard disk esterno, anzi è consigliabile essendo molto più veloce. E un'altra scheda qui per quanto riguarda il tutorial per costruire uno stick arcade sia per Batosera ma anche per i normalissimi giochi per PC. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!